Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per quello che riguarda la seconda parte di marzo 2022. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il mio indirizzo email nel caso abbiate bisogno di contattarmi e un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di marzo 2022. Vediamo un po' che carta mi danno. Ok. La morte e il mago. Wow. Allora, la morte giustamente è un arcano numero 13, parla di quello che è la fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. Sicuramente è una carta che non è poi, diciamo così, tanto leggera, nel senso che un po' di sofferenza se la porta dietro, però è tutto per un cambio in positivo e difatti poi abbiamo anche un numero 1, abbiamo un mago. Quindi qui si tratta di un periodo di cambiamento, cambia un ciclo, si chiude un ciclo e si apre un ciclo nuovo. Può essere o all'interno di una relazione o di una situazione, oppure anche solo nel caso non abbiate nessuno in questo momento, può essere che cambi un qualche tipo di prospettiva interna, quindi un qualche tipo di magari pensiero o aspettative che si lascia indietro per iniziare ad essere nuovi, diciamo, ok? Wow, e qui abbiamo sentimenti romantici. I tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli, quindi parliamo di sentimenti romantici, è vero, ma io toglierei il romantico, metterei sentimenti, perché comunque qui avete la carta della morte, è una carta che esprime sofferenza, quindi quello che mi viene un po' da dire è giusto dare un valore anche a quello che è la sofferenza, non solo ai sentimenti romantici, perché anche quei sentimenti lì sono reali e vale la pena esaminarli, perché io sto male o perché io sto bene, perché questa persona mi fa sentire così. E sotto abbiamo wow, flirt. Trasmetti la tua gioiosa energia agli altri, quindi può essere che questo mago faccia riferimento a un qualche tipo di storia nuova che magari stia per iniziare in questo periodo. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Andiamo a vedere un pochettino che carte mi danno per voi. Allora, cominciamo subito con wow! Un asso di denari e qui avevate il mago, quindi qualche cosa è iniziato o qualche cosa sta per iniziare, ok? Poi abbiamo il 2 di bastoni, la regina di coppe, un fante di bastoni. Quindi, come dicevo, con l'asso di denari si prospetta quello che è un nuovo inizio, un nuovo periodo, può essere una nuova relazione o anche semplicemente un nuovo inizio all'interno della vostra relazione, ok? Abbiamo un 2 di bastoni. Il 2 di bastoni sento che fa riferimento a quelli che sono i vostri progetti, a quelli che sono i vostri programmi, se volete, al guardare al futuro fondamentalmente. La regina di coppe in realtà, mi parla di qualcuno che ha bisogno, se vogliamo, o ha voglia di entrare in profondità nei propri sentimenti, nelle proprie emozioni. È come se qui ci fosse la necessità di capire quelli che sono i vostri sentimenti, le vostre emozioni. Magari verso qualcuno, magari c'è qualcuno qui che sta sentendo un batticuore per una persona, ma non si permette di vivere questo sentimento. È un po' come se aveste bisogno di entrare in contatto con la vostra parte intima, diciamo, ok? Poi abbiamo un fante di bastoni e il fante di bastoni qui potrebbe essere la persona di riferimento con la quale volete iniziare qualche cosa di nuovo, diciamo quello di cui parla l'asso di ce la faccio, l'asso di denari. Ehm,
Andremo poi dopo a vedere meglio con le altre carte di che cosa si tratta. Abbiamo poi anche un cavaliere di spade. Allora, o potrebbe essere un'altra persona diversa, o potrebbe essere la stessa energia, o magari siete voi, in questo caso esprime la vostra energia, che andate avanti dritti come dei treni per quello che volete ottenere. Quello che sento con il 5 di bastoni al contrario, la torre al contrario e la regina di bastoni al contrario, c'è qualcuno qui che probabilmente non ha più voglia di discutere, che non ha più voglia di battibecca battibeccare, non ha più voglia di quell'energia di conflitto, direi. È un po' come se con questa torre al contrario, la regina di bastoni al contrario, ci fosse una sorta, se vogliamo, anche di rassegnazione, okay? La torre al contrario, dunque la torre normalmente parla di quello che è un crollo dell'ego, parla di quello che è un, come vi posso dire, un crollo di quello che sono le sicurezze, ma è al contrario, quindi è un po' come se foste voi a dover far cadere determinati tipi di certezze, determinati tipi di sicurezze, anche se con questa regina di bastoni al contrario il risultato è quello che voi, tra virgolette, perdete potere personale. Ma io sento che questa torre e questa morte sono collegate, cioè per riuscire a avere questo asso, insomma, questo mago, c'è un qualche questo nuovo inizio, quindi c'è un qualche cosa che bisogna lasciare indietro e lo dice anche poi la morte, no? Bene, andiamo a vedere, nel dettaglio di che cosa si tratta con queste carte. Allora, andiamo a vedere l'asso di denari, per piacere, grazie. Abbiamo l'imperatore al contrario e un'altra regina di coppe. Ancora una carta, per piacere? E un 6 di denari. Dunque, questo nuovo inizio di cui parlavo, anche se è un asso di denari, vedendo queste carte che sono uscite sotto, sento che non è un inizio proprio di tipo solo ed esclusivamente concreto, ma si parla di quello che, perché avete anche una regina di coppe. Quindi quello che sento di nuovo è che c'è un inizio, diciamo così, di tipo emotivo. Ehm, avendo l'imperatore al contrario, potrebbe essere che questo inizio non sia poi così tanto concreto come dice l'asso di denari. È un inizio, è una nuova via, è un nuovo spiraglio di luce, se vogliamo, a livello emotivo però io sento, perché, diciamo che da un punto di vista concreto, se già avete presente chi è la nuova persona con la quale avete questo o avete avuto quest'inizio, sento che è una persona che, diciamo così, dà, ma dà un po' con il contagocce, dà il giusto, non dà di più, okay, e probabilmente voi siete in questo nuovo inizio, è come se, ehm, no, percepiste la vostra parte emotiva diversa, il vostro coinvolge è per quello che qui viene anche fuori i sentimenti romantici, i tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli, è come se qui ci fosse una nuova valutazione di quello che è il vostro lato emotivo, di quello che è quello che voi sentite, che siano sentimenti romantici, ripeto, che sia dolore, che sia frustrazione, è come se iniziasse a dare un valore a quello che voi state provando. Andiamo avanti, vediamo con il 2 di bastoni. Per piacere, grazie. Abbiamo il Papa e un 5 di pentacoli. È come se allora il Papa mi parla di quello che è un'ufficializzazione normalmente, parla di quello che è la società che ci sta intorno, i riconoscimenti anche un po' se vogliamo, no, e in molti casi parla di matrimonio. Avendo anche il 5 di pentacoli dietro, sento che c'è una sorta di delusione in merito a questo. Probabilmente qualcuno sta guardando in avanti in questo senso, ha voglia di ufficializzare quello che è magari la relazione che è appena cominciata. Non è detto che si parli per forza scusate, che si parli per forza di matrimonio, si potrebbe anche semplicemente parlare di quello che è una convivenza, però si tratta sì di quello che è, andare avanti, di andare al passo successivo. Per qualcuno questo papa fa riferimento a quello che è un'elevazione di tipo spirituale. Quindi è un po' come se si, diciamo così, prendesse atto del fatto che si ha una maggiore coscienza e con questo 5 di
pentacoli, sento che questa consapevolezza per certi versi crea delle delusioni, perché quando voi vi rendete conto, cioè riuscite a vedere un problema più a larga scala, vi rendete conto che ci sono magari delle cose che prima guardando in piccolo non si vedevano e quindi si riesce ad avere un quadro diciamo un po' più completo di quello che è la situazione, okay, però non sento che è una situazione tanto felice con questo 5 di pentacoli, anche perché il 5 di pentacoli molte volte parla di quelle che sono le perdite finanziarie o anche la codipendenza affettiva. Allora, la regina di coppe è spiegata da un 9 di bastoni ed è un 4 di pentacoli al contrario. Di nuovo, qui c'è qualcuno che sta, tra virgolette, "sprofondando" dentro i sentimenti, è come se stesse rivalutando, è come se stesse, cercando di capire quello che prova, perché lo prova. E c'è una sorta di autoanalisi ed è per questo che viene fuori il 9 di bastoni, okay, perché ci si sta iniziando a rendere conto di quelle cose che veramente feriscono, delle cose che veramente fanno male e, c'è una sorta di, se vogliamo, come vi posso dire, c'è qualcuno che sta erigendo delle barriere, c'è qualcuno che dice: "No, okay, io non mi voglio più attaccare a certi sentimenti magari brutti, che mi fanno star male, per cui inizio a mettere degli stop alle persone che creano questo 5 di pentacoli fondamentalmente." Andiamo a vedere questo fante di bastoni che sono proprio curiosa. 4 di bastoni. Allora abbiamo un 4 di bastoni, l'appeso e il 6 di spade. Allora, il fante di bastoni, come vi ho detto, può rappresentare una persona, okay, o potrebbe anche rappresentare un vostro tipo di atteggiamento, perché normalmente quando si è in questa fase di autoanalisi o introspezione o qualcosa per lo stile, si tende a guardare un po', diciamo, solo il proprio mondo, no, ed è un po' l'atteggiamento che ha questo fante di bastoni. Potrebbe essere, ripeto, la persona di interesse per qualcuno, magari è proprio, la persona con la quale avete avuto questo inizio, però, perché c'è un però, con il 4 di bastoni, l'appeso e il 6 di spade al contrario, c'è un qualche cosa che limita, che blocca se vogliamo, che vi fa pensare un attimo al se andare a convivere, se iniziare una relazione stabile con questa persona oppure no. Può anche essere che sia la persona che tiri un pochettino indietro, che magari non siete proprio voi che state dicendo: "No, vediamo", magari è l'altro. Questo poi ognuno lo applichi alla propria realtà di vita. Abbiamo però anche un 6 di spade al contrario. Il 6 di spade normalmente parla di quello che è necessario lasciarsi indietro e in questo caso, essendo al contrario, c'è qualcosa che non vi lasciate indietro. Io non lo so se è questa morte, questa sofferenza di cui si stava parlando. Andiamo a vedere il cavaliere di spade per piacere, grazie. Tante carte, no, sono troppe. Un paio magari. Wow! 2 di coppa al contrario. Ancora una per piacere, grazie. E la morte un'altra volta, che ce l'avevate già qui al contrario. Allora, quello che sento io è che queste 2 persone sono cioè queste 2 figure rappresentano la stessa persona, perché un po' l'energia è uguale, sento io, no? Nel senso che, se qui c'è quello che è un blocco all'ufficializzazione con il 4 di bastoni, qui c'è proprio l'idea del fatto che non si voglia una relazione stabile con questo 2 di coppe al contrario e c'è anche la morte al contrario, quindi è un qualche tipo di ciclo che non cambia, un qualche tipo di situazione se vogliamo scusate, se vogliamo che non cambia. È un po' quello che avevo detto qui, no, con questo papa che insomma c'è qualcuno che tira un pochettino indietro. Andiamo a vedere il 5 di bastoni al contrario, per piacere, grazie. Un altro 5 di ba mi sembra giusto, un altro 5 di bastoni al contrario e giustamente un altro cavaliere di spade al contrario. Sì, probabilmente con questa persona ci sono delle discussioni, okay, ehm
Potrebbe anche essere la vostra persona, diciamo, di interesse solita, con la quale ci sono queste discussioni, e sento che ci sono delle discussioni inerenti alla direzione da far prendere alla relazione, okay? Andiamo a vedere la torre. 5 di coppe. E un 3 di bastoni al contrario. Di nuovo qui c'è un qualche tipo di, delusione, perché abbiamo un 5 di coppe, c'è un qualche tipo, e anche questa carta, il 5 di pentacoli, fanno riferimento a quelle che sono delle perdite. Magari questa un po' più, diciamo, in senso monetario e questa un po' più in senso affettivo. Quindi, sento che c'è comunque un qualche tipo di perdita, un qualche tipo di, mi verrebbe da dire sogno disilluso. Probabilmente qualcuno qui ha promesso, ha fatto delle promesse, che comunque non sono mantenute, o diciamo che non si va avanti. Se questo era, diciamo così, il panorama iniziale, okay, dove c'era questo nuovo inizio, dove c'era tutto quello che poteva essere l'idea di una nuova relazione, qui diciamo che non si sviluppa proprio come una relazione vera e propria, ma sento molti conflitti comunque. ehm Può essere che l'altra persona sia piuttosto egoista, potrebbe essere per qualcuno che ci siano dei tratti di narcisismo, ehm, perché comunque il cavaliere di spade è un'energia di quella persona che va e viene. Non è una persona, diciamo, stabile, non è una di quelle persone che restano. Andiamo a vedere la regina di bastoni al contrario, perché la regina di bastoni al contrario mi dà da pensare che non vi sentiate più nel vostro potere personale. Abbiamo un 2 di pentacoli al contrario e un 3 di pentacoli. Sì, c'è qualche cosa che ha a che vedere con una casa, la casa ce l'avevate anche qui, può essere proprio come dicevo prima il discorso di andare a convivere. Mi dicono che qualcuno ha affittato casa e poi è stato, cioè per andare a vivere insieme, e poi è stato lasciato a piedi. Sicuramente questo non va a risuonare per tutti, ma magari per qualcuno sì. Comunque ecco, diciamo che è un periodo impegnativo, perché di brutto non c'è niente, nel senso che tutto succede per farci crescere. La torre non è girata al dritto, per fortuna. Quindi quello che vi voglio dire è che siete voi che dovete far crollare qualche cosa, o il vostro ego o l'ego dell'altra persona, insomma. Comunque c'è con la torre quello che è la delusione di cui mi parla il 5 di coppe, okay, quindi sicuramente c'è un qualche tipo di, progetto che non va avanti, ed è per quello che c'è questa sorta di delusione. Quello che si sente è che alla fine del periodo, la regina di bastoni potrebbe rappresentare voi, sia che siete uomo sia che siete donna, ehm, e sento che appunto non siete più tanto, come vi posso dire, nel vostro potere personale. È come se fosse stati coinvolti in qualche cosa, e poi adesso vi rendete conto che non era quello che volevate. Ecco, una cosa di questo genere. Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di questi oracoli. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete lasciare un like al video, potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto, potete commentare o condividere. Ancora una carta per gli amici, grazie. Wow! Wow! Mi parla di anelli di matrimonio. In effetti avevo il papa, avevo 4 di bastoni, però non lo vedo così, magari è una promessa, non lo so. Ditemi poi, scrivetemi nei commenti. Allora, mi parla di un'unione, mi parla di un matrimonio, mi parla di una cerimonia proprio di matrimonio. Mi parla di una connessione di anime, e qui questo lo posso vedere perché ho il 4 di bastoni, ho il 2 di coppe, quindi c'è sicuramente un qualche tipo di riferimento in questo senso. Mi parla di una connessione di anime, di un amore eterno e di una promessa che è per sempre.
Quindi quello che sento io che potrebbe essere che per qualcuno, vi siate già incontrati in un'altra vita e che siate già in un certo senso, abbiate già un contratto di anime stipulato, okay, e che quindi in questa vita vi reincontriate per portare avanti questo tipo di contratto. Vi dico, la carta promette molto bene. C'è qualche tipo di cambio, c'è qualche tipo di discussione, potrebbe anche essere che stiate organizzando il vostro matrimonio, ci sono delle discussioni per quello che riguarda dove farlo, come farlo e queste cose qui. Però ecco, direi che diciamo che è solo un periodo impegnativo, okay, io credo che facendo questo tipo di lavoro, di introspezione, riuscirete a, se vogliamo, passare un po' più indenne, questo momento di disagio, se vogliamo, okay? Bene cari amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la stesa in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.